Tutto quello che abbiamo nasce dall'identità, tutto quello che siamo nasce con il nostro nome. Senza di esso, senza un modo per identificare quella figura riflessa nello specchio, cosa saremmo? Ombre? Vacui fantasmi? Mostri? Ma cosa vuol dire essere davvero un mostro di questi tempi? Agire per egoismo? Mettere il proprio benessere e i propri privilegi sopra quelli degli altri? Ferire il prossimo? No. Essere un mostro significa semplicemente non avere un'identità, non avere legami, regole o morale. Dopotutto, se non ho un modo per chiamare me stesso, come potrebbero gli altri anche solo nominarmi per creare un legame? No, la vita con o senza nome è priva di significato, dopotutto. Possiamo solo camminare sospesi in un'eterna notte al cui termine, anziché l'alba, non ci attende altro che l'oscurità della morte. Ambizione, amore, gioia, odio. E infine tutto si spegne in un ultimo atto uguale per tutti. Non ho mai avuto un nome, ma mentre il mostro dentro di me diventa sempre più grande, penso e ripenso ancora, forse con l'ultimo barlume di un'umanità che non ho mai assaporato davvero. Certo che Johan è proprio un bel nome. La figura di Johan, l'antagonista del manga Monster, è tra le più carismatiche e complesse del fumetto giapponese. Parliamo di un serial killer che ha preso la vita di numerose persone sia in maniera diretta con veleni o armi da fuoco, sia soprattutto con le semplici parole, riuscendo a convincere altri a sporcarsi le mani per lui o addirittura a togliersi la vita. Johan è il diavolo che offre al malcapitato di turno il frutto proibito, ciò che la sua vittima desidera o almeno crede di desiderare. Poi non gli resta altro che un vuoto interiore incolmabile, lo stesso che prova Johan. È impossibile non associare la figura di Johan alla manipolazione, il gioco mentale che riesce a fare sulle persone qualcosa che sembra quasi magico, eppure non c'è da stupirsi. Parliamo di qualcuno che persino nel mondo stesso di Monster si può a malapena definire reale. Come prendi qualcuno che non esiste? Lo stesso Detective Lange, fino alla fine, arriva a negare l'esistenza di questo mostro senza passato. È troppo assurda persino per lui, che preferirà incolpare di tutto il povero Tenma facendo venire i dubbi persino al lettore. Proprio grazie a questo personaggio quasi irreale, Monster riesce a essere uno dei migliori thriller di sempre, creando un'ombra nera che avvolge e distrugge le vite dei protagonisti. Mostri si nasce o si diventa? Già in passato abbiamo trattato il tema se si nasca cattivi o lo si diventi, in particolar modo con il video su The Killing Joke che narra delle origini del Joker. In quel documento audiovisivo abbiamo sentito la teoria del Joker sulla brutta giornata. Secondo il villain della DC, infatti, chiunque può diventare pazzo o cattivo con il giusto trauma, ma per Johan è difficile da dire. Certo, è molto facile pensare che un serial killer o una persona crudele in generale lo diventi a causa del contesto in cui nasce e cresce, e l'infanzia di Johan è stata tutt'altro che rosea. Johan non è solo un bambino orfano senza nome. Ha passato l'infanzia nel terribile orfanotrofio noto come 511 Kinderheim, un luogo in cui ai bambini veniva fatto un vero e proprio lavaggio del cervello con esperimenti disumani. Eppure, anche in questo contesto mostruoso, Johan è diverso da tutti gli altri. Johan ha una scintilla innata, un carisma e una crudeltà surreale sin da bambino. Questo non può che portare a un dilemma apparentemente irrisolvibile. Johan è innato malvagio? Io credo di sì. Credo che i mostri esistano, credo che per fare certe cose ci voglia un'attitudine al male intrinseca. I talenti esistono in natura, persone che nascono con un'intelligenza superiore, un fisico più prestante, un talento musicale, artistico, quello che volete. Se nasciamo con tutte queste caratteristiche, perché alcune persone non potrebbero nascere con una certa propensione al male? Tendiamo troppo facilmente a classificare la cattiveria come qualcosa di negativo, forse perché temiamo che qualcuno sia cattivo con noi, che ci faccia del male, ma ragionando a mente lucida, almeno nella natura selvaggia, la cattiveria è un pregio. Saper uccidere senza rimorso può fare la differenza tra la vita e la morte in fin troppi casi. Anche nella società odierna ci piace raccontarci la favola che essere buoni sia la cosa migliore, e per il sistema in cui viviamo lo è. Se tutti fossimo egoisti e crudeli, la società collasserebbe su se stessa in poche settimane, ma per il singolo individuo conviene essere buono? Credo proprio di no. Non è un caso se nel mondo tutte le persone con un minimo di potere siano a conti fatti crudeli. Politici, CEO di aziende, milionari, leader religiosi. Non esistono persone di questo tipo che siano quelle che definiremmo brave persone. Eppure sono proprio loro a cavarsela meglio di tutti in questo mondo terribile.
Io credo che Johann avesse già quel mostro dentro, piantato come un seme oscuro e che allo stesso tempo sia sfortunatamente finito nel peggior contesto possibile, permettendo al male di germogliare. Johann è un nichilista e io amo i personaggi di questo tipo. Thanos, Ulquiorra, Orochimaru, tutti i personaggi che riconoscono la mancanza di senso nella vita e reagiscono di conseguenza, chi cercando un'eternità interessante e ricca di conoscenza, chi trasformando questo vuoto in amore per la morte stessa. Anche Johann, non trovando un senso nella sua esistenza, trova una risposta nella morte. La sua frase iconica, l'unica cosa in cui gli umani sono uguali è la morte, è a modo suo la sua risposta non solo alla vita stessa, ma anche al tema principale di Monster, che nasce proprio da quel dilemma etico e dalla ricerca filosofica del valore della vita umana. Quanto vale una vita? Esistono persone la cui vita vale più delle altre? Ogni personaggio della storia trova la sua risposta a queste domande e quella di Johann è semplice. La vita non vale niente. Ecco perché può essere presa con così tanta facilità. Un altro elemento del nichilismo di Johann, spesso sottovalutato, è che egli non agisce per chissà quale ideologia o movimento. Nel corso della serie vediamo come alcuni gruppi, in particolare di estrema destra, provino a corteggiare il mostro, a canalizzare il suo carisma e il suo potenziale per le loro folli ambizioni. Ma Johann è un mostro che non si può abbindolare. Il fine di Johann non è politico o sociale, il fine di Johann è la morte, persino la sua. È impossibile non parlare di Johann senza tirare in mezzo il suo rapporto con Tenma. Credo che la tavola di Monster in cui il protagonista punta la pistola alla testa del giovane killer, con quest'ultimo che lo invita a colpirlo dritto in fronte, sia la scena più memorabile e iconica di tutto il manga. Tenma non è solo il medico che salvò Johann quando era ancora un bambino da una ferita mortale, mettendo a rischio la sua carriera. Questi due personaggi sono letteralmente l'uno il riflesso dell'altro, in tutto. Sono Gesù Cristo e il diavolo. Il primo cammina tra gli uomini, tra gli umili, diventando umile a sua volta e offrendo assistenza agli ultimi con aiuti, cure e sostegno, creando una serie di legami che si riveleranno fondamentali per il finale della storia. Johann invece distrugge i legami, distrugge il passato e vede gli altri come pedine da muovere nel suo gioco perverso, un gioco senza vincitori né vinti. Anche il loro aspetto sottolinea quanto i due siano in contrapposizione l'uno con l'altro. Johann è sempre immacolato, bello, curato, pulito ed elegante, quasi come un angelo. Tenma invece con il passare della serie diventerà sempre più sporco, con capelli lunghi lasciati all'incuria e con l'abbigliamento trasandato dal latitante. Johann inganna con apparenze e parole melense, dolci e vuote. Tenma crea legami autentici che vanno oltre l'immagine o le parole, lasciando parlare per sé l'unica cosa che non può mentire, le azioni. L'unico vero legame di Johann è quello con la sorella Nina. L'ultimo legame con il mondo e con la luce è qualcosa che non può estirpare nemmeno lui. Proteggerla, amarla, corromperla. Non si capisce cosa Johann voglia davvero dalla sorella. Forse è semplicemente uno specchio in cui guardarsi, uno specchio di luce. Non è chiaro cosa Johann voglia davvero per Nina, se distruggerla o averla come testimone della sua stessa distruzione, ma credo che questo sia voluto. Johann è un personaggio incredibilmente bravo nel pianificare ogni sua mossa, come vediamo in diverse occasioni. Pensiamo al modo in cui si infila nella vita di Schuwald, il vampiro della Baviera, solo per distruggere un altro mostro. Il problema è che Nina confonde Johann, lo debilita, e lui a sua volta non può eliminarla, ottenendo come risultato tutta questa serie di intenzioni confuse e contraddittorie. Johann e Nina sono l'esempio perfetto di un rapporto fraterno tossico, un legame indissolubile che per quanto malato non si può spezzare perché ha origine ancor prima della vita stessa. Nina ha il potenziale per salvare il fratello da se stesso e quest'ultimo ha tutte le carte in regola per gettare la sorella in un abisso profondo di orrore e morte, creando una situazione di stallo perfetta. Parlare di altri legami di Johann sarebbe superfluo. Johann non ha veri legami, lui è fluido e contorto e quei legami che crea sono fasulli come le 1000 personalità fittizie che mostra ai suoi interlocutori. Distruggere i legami, distruggere il passato, distruggere il prossimo. È questo che fa un mostro, anzi il mostro.
Per concludere, Johan è davvero il mostro definitivo e non è un caso se questo personaggio ha trovato una bella posizione proprio nella top 10 dei villain dei manga di Alkill. Recuperatevi il video se volete scoprire gli altri 9. Parlare di Johan mette sempre i brividi in soggezione. Urasawa non crea solo personaggi bidimensionali nei suoi manga, crea persone complesse, quasi vive, e Johan credo sia il miglior personaggio mai uscito dalla sua mente geniale. Voi conoscevate già Monster? Eravate più dalla parte di Johan o da quella del buon Tenma? Fatecelo sapere nei commenti, non dimenticando mai che il mostro è sempre in agguato e ha fame. Beyond All.